Ciao ragazzi, bentornati su Wikos, io sono John Mira e oggi riprendiamo con Thriller Killer. Il film che vi consiglio oggi è Ai confini del male, del 2021, di Vincenzo Alfieri. L'opera è tratta dal romanzo di Giorgio Claviano, Il confine. Avrei voluto vedere il titolo originale del romanzo al posto del titolo del film sulla locandina, proprio perché il film parla di confini, e invece Ai confini del male sembra un film che parla di esoterismo. La trama in breve parla di due ragazzi che scompaiono dopo un rave party. Uno dei due è il figlio del capo della polizia locale e quest'ultimo inizierà un'intensa caccia all'uomo insieme a un poliziotto dal passato drammatico. In passato in questa rubrica vi ho già consigliato Il Siero della Vanità, opera italiana, e stavolta volevo consigliarvi un altro titolo di casa nostra, proprio perché ogni tanto qualche buon giallo lo sforniamo ancora. Il film prima di tutto è un thriller, però è anche un dramma. Infatti l'opera ha dei momenti molto intensi, perché il trovare questi ragazzi è solo l'inizio di un intreccio che scaverà anche nel passato dei personaggi, soprattutto nel passato del capo della polizia. Infatti l'indagine è nel presente, però il passato si fa ancora vivo. Non voglio spoilerare assolutamente nulla, però dopo la visione capirete. È un'opera non truculenta, non ci sono scene splatter o gore, però è un film che ha un impatto non leggerissimo allo stomaco, proprio perché l'opera è abbastanza realistica e soprattutto i personaggi trasudano realtà. Infatti il film è sorretto da due protagonisti in modo ottimo. Edoardo Pesce è bravissimo e c'è anche il più conosciuto Massimo Popolizio, perché i due interpretano personaggi molto lontani tra loro, sono diversi, però per questa indagine si avvicinano e dovranno conoscersi, quando il lavoro viene prima di tutto, ecco. Il capo della polizia è sempre curato e vuole sempre la divisa pulita e stirata, l'altro invece arriva in borghese e non crea una situazione ottimale per la polizia al pubblico. Per quanto riguarda la regia, il film è abbastanza fresco, dico abbastanza perché non siamo a livelli di capolavoro assoluto, però c'è un lato internazionale nell'uso della telecamera, le location, i personaggi, i drammi sono tutti italiani, tutti di casa nostra, però almeno come vengono raccontati c'è abbastanza freschezza. Infatti nel panorama italiano dei gialli ultimamente escono fuori poche perle. Questo emerge per qualità e trama. Come detto, non è un film bellissimo, proprio perché nel terzo atto magari si vuole correre un po' troppo. Ci poteva essere un po' più di chiarezza sul finale. Cioè il film si capisce, però si poteva fare un pelo di più. Al posto di durare 1 ora e 40 poteva durare 1 ora e 50 e il tutto veniva spiegato in modo molto più chiaro. In generale non è un film complesso, però è un film che vi consiglio perché è ben ritmato e intenso. Io sono John Mira, questo era un altro episodio di Thriller Killer. Se vi è piaciuto condividetelo, mettete mi piace, seguiteci su tutti i social. Ci vediamo al prossimo consiglio. Grazie ragazzi.